Buongiorno a tutti amici di Cute & Chic, mi tocca parlare forte anche se Alberto non vorrebbe perché ci sono i lavori in corso. Siamo nella bellissima Highgate, se voi direte cos'è, infatti Highgate Hill. Highgate Hill, sulla bella collinetta, infatti siamo in salita per andare a vedere finalmente quel cimitero gotico che vi dicevamo ieri, che poi non ieri, il giorno prima, che poi non ci siamo andati. Ma questo è un McDonald's, ci prendiamo qualcosa? C'è anche un McDonald's Road. Cosa vorresti? Vuoi mangiare? C'è un McDonald's sulla McDonald's Road. Sì. E comunque ci vediamo all'interno del cimitero. Ciao. Allora mi fermo al cospetto di questa chiesa e di questi fiori per entrare in questo parco dietro di me che mi porterà all'interno di quel cimitero gotico che vi dicevo, che non vi dico. Tra un po' schiatto fa la salita di sta cacchio di collina che veramente mi ha schiantato. E adesso vi faccio vedere il parco. Ecco, questo è il mio parco per allora ecco qua, siamo nel cimitero dove... no, nella parte... spiegalo. Ciao a tutti, siamo nella parte est del cimitero di Highgate. Ci troviamo, abbiamo alle spalle la tomba della famiglia Pocklington, che è molto interessante. La parte est è la più recente. Qui troverete sepolti Carlo Marx e anche George Michael. No, ma veramente? Sì, ma la sezione dove è sepolto George Michael non è visitabile. Perché? Probabilmente per Perché evitare... non c'è? Ma forse è marketing, diciamo. No, è veramente qui, ma penso che per evitare orde di folla non sia... Vabbè, comunque sì. È molto interessante perché è costruito su una collina. Cimitero monumentale, questo più semplice. Collina più ripida del mondo. Questo è più semplice e floreale, più diciamo arboreo. E dall'altra parte invece è tutta quanta pietra, ma lo vedremo tra una mezz'oretta. Grazie per la gentile spiegazione. Ma a noi cosa ci interessa? Vedere gli angeli o vedere qua la tomba scardinata? Da nessuno? Devo parlare piano perché, come sapete, il mio cameraman non pretende che la mia voce rimanga ad un livello contenuto. Quindi siamo qui in questa parte est del cimitero perché in realtà sappiamo essere uno dei 7 più infestati di Londra, anche perché c'era scritto all'ingresso. E comunque la cosa di cui volevamo parlare tutti quanti era quella tomba là di dietro di Ali e Ravi. Oh, venite che vi racconto la loro storia. Dovete però passare in mezzo agli altri cadaveri. Non abbiate paura, questo è soltanto un bidone dell'immondizia, non può farci niente se noi non lo tocchiamo. Tranquilli. Vai. Ecco. Vicino all'illustrissimo Edward Wilson troviamo la tomba di Ali e Harvers Morgans. In realtà, come vedete, le tombe intorno a loro tentano di cadere perché hanno paura, non vogliono stare vicino alla tomba di questi Harley e Harvers e Harvers Morgans, che erano 3 sorelle in realtà. E voi vi chiedete perché solo 2 nomi? Perché la terza sorella non ha avuto diritto a essere inserita nella tomba, cioè inserita sulla lapide della tomba. C'è nella tomba, ma sono 3 sorelle. La verità è che 2 erano siamesi e la famiglia non voleva accettare la cosa e quindi dicevano che non erano 2, ma li chiamavano allo stesso modo. Si dice che il loro spirito di notte esca dalla tomba e siccome sradichi quelle vicine. Sì, come vedete. È una leggenda, ma guardate i danni che hanno provocato alla tomba dietro di noi. Il terreno è disconnesso, quindi state attenti. Il povero George Carpenter e i suoi 3 figli, cosa devono dire della loro tomba quando di fianco 1 e 2 sono messe benissimo? Sono le 3 sorelle, le 3/2 sorelle. Non calpestate certe aiuole che sembrano aiuole ma sono tombe.
infine, signori, solo per questa parte, la macabra storia di Louis Augustus Bercol, chiamato dal resto del mondo Beetroot. È vero, lo chiamavano Beetroot. Per quale motivo? Perché ha ucciso ben 16 persone con delle rape, con del veleno estratto da una rapa. Perché è inutile che dice non si può togliere il sangue da una rapa, ma il veleno sì. Per questa parte al momento è tutto. Aspettiamo di fare il tour. Grazie, chiudi. Stiamo ora cominciando il tour nella parte più antica del cimitero, che è la parte ovest. Siamo ora all'ingresso della parte antica. Mi auguro che sia veramente più bella della parte precedente, perché abbiamo pagato ben 12 sterline per vedere questa parte e seguiamo con la guida. Non lo registro tutto perché dura un'ora, le parti più saglianti. No money from anywhere else, no money from the government, no money from the council, so without you we're finished. So thank you very, very much for spending your time. Whoever has changed the weather, thank you for that as well, because it was a bit grey this morning, wasn't it? My name's John. I've been coming here as a volunteer for many years. First came in 1976, so it can get you that way. At a straight road. Every road twists and turns, up and down. We have to continue on the journey. Can you see? We've started. The path here, no path is straight, and so we have to go on the journey. I'm going to make just a couple of points about the cemetery. It was opened in 1839, at the time when there's clues all the time. Who is buried here, what they did. This man, and these people, there are 183,000 of them buried here, so we'll have to get a move on in a minute. 183,000, and they were the people who were in the newspapers and in the magazines in Victorian times. They were the famous people. We may not know them, I don't think we will, but you would have done. So this man here, James William Selby, he was the equivalent of Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Jenson Button. He was the fastest man in the world on 4 wheels. But 200 years ago, not motor cars. So the clues are, you saw, yes, you're there. And you recognise this? This is a post horn, we call it, and the whip, because he was a stage. So Edward Blore is the next man that you've never heard of. He is an architect, and even architects have not really heard of him. But what he architected, what he designed, what he drew, you will have heard of, and it's made. And he's more famous for that than he is for his skills. We have in this country, some of you will know, certainly if you're from the United Kingdom, we have a system of protecting our very special places. And if they're very, very, very special, they're called Grade 1, and they are what's called listed. That means protected, that means you can't change them, move them, knock them down. They are really, really special. There aren't that many Grade 1. So Stonehenge, our lovely stone circle in Wiltshire, Windsor Castle, a 1,000-year-old castle, the main London home, or southeast home of the Queen. These are Grade 1, very special places. Where you're standing is Grade 1. This is the only Grade 1 cemetery in Britain. This gentleman, unfortunately, designed a Grade 2 building. But it was called Buckingham Palace, so people remember. It's not a distinguished building, but it is a famous building. And they did hire a much better architect to begin it, a man called John Nash.
because it was a building that belonged to the royal family. It was their sort of second home. They had a palace in London called St James's Palace. That's where they did all their kinging and queening. If they wanted to get away for the weekend, they went to this house called Buckingham House at the end of the Mall, and they preferred it to St James's Palace, so they said to Mr Blore, can you turn our house, Buckingham House, into Buckingham Palace? And he did. Niente posto d'onore per te. Molto affascinante. Because there's nothing special about it as a piece of architecture. It was a very boring house that belonged to the Dukes of Buckingham. It was their London townhouse. It was bought by the British royal family in the 18th century and was used, as I say, as a sort of weekend retreat for them, so they could get away from the stifling court, you know, just down the road, and they could kick their shoes off. They have never liked it, the present family. None of them live there. They all live in Kensington Palace, or the Queen prefers Windsor. It's a set of offices, really, and reception rooms. So it's not a house, it's not a home, you know, it's just a building. Now, your money needs to provide £400,000 a year for us to keep going. And it does, so thank you very much for that. And what we do with that money is we spend it on memorials that are now getting elderly and might fall over if we're not careful. This one was conserved, this white one here, to the Mears family, probably 5-6 years ago, something like that. It was in a very, very bad state. And on the top, can you see on the right-hand side, it says there, Maria and Charles Mears, right? There's a name, another name you've never heard of. Nobody heard of it? Well, interestingly, I only found this out the other day, the Mears family run a business that's the oldest business in Britain, that started in 1508, that's nearly, well that's 500 years ago, and is still going. So that's, you know, unusual, but it's a business making bells. And he made the most famous bell in the world. Big Ben. Big Ben. They make bells. They make the Liberty Bell in America, all the great bells from the great cathedrals. They made bells for Queen Elizabeth I in the 16th century, and our Queen Elizabeth II. And Big Ben has got to be the most famous bell in the world, and he made that with his hands. He also made our bell. We have a bell in the belfry. It's a much smaller one than Big Ben, and he made that. So if you're here at the end of the day, when we ring the bell to warn the visitors, you'll have 15 minutes before we close the gates. That was his handiwork. Simbolismo di questa? Minimalismo? I should have been an usherette. Era solo uno scherzo. You're all too young to remember that when people used to sell ice cream in cinemas and the girls would come out and sell it. London was a dangerous place 200 years ago. Dangerous simply because to breathe the air was pretty. No, il cimitero è molto bello, è realmente molto gotico, ma raga, diciamocelo, costa fermi tutti, quello cos'è? Un gatto. Scusate, ma vado a vedere un attimo gli api da me. And if we go round, if it's a tall column, somebody lived a long life. Avrei giurato If di it's a vedere un short gatto. column or even L'avete visto voi? Ah, sì, so lì. the clue is in the height. Again, heavily symbolic. We know all about the Egyptian way of death. We know about it. Le porte. E dove arriviamo? Il cimitero non finisce più.
Eccoti qua al girone. Oh, è più gotico di quello che credessi. Ok, mi sono allontanata dal gruppo per fare un giro un po' da sola per vedere qualche tomba un po' bella, un po' in silenzio. E adesso vedo se trovo qualcosa. Il gatto ancora non ci ha seguito. Sì, dai. Ci sono un sacco di cose interessanti, persone interessanti sepolte qui. Però sinceramente, signori, non lo trovo un granché infestato sto cimitero. Forse di notte. Pile di legna, non so se facciamo una pira, non so, lì ci pirano qualcuno, non lo so. No, no. Ehi, tu, ma non eri laggiù in fondo? Ma mi hai seguito? Anche quest'ora è forte, abbiamo fatto 1 chilometro, questo ci ha seguito il gatto. Niente, il gatto non lo vedo più. No, non lo vedo più. Forse è meglio che ritorno al gruppo perché non è che mi sono... sembrano tutti uguali sti posti, ste vie. Ok, cerco gli altri. Fermi tutti, ho trovato il gatto. Mi sembra di averlo visto da questa parte. Ti ho visto. Sì, arrivo. Eccolo è là. Oh no. Had originally some frontispiece, okay? Some have fallen out over 200 years. Can you see? This is an obvious one. These were windows. Some people put windows because they were scared of grave robbing. So when they came, they looked in the window and there was their loved one's coffin still there. Grave robbing was, you're quite right, a huge problem because it was 1,000 bodies a year, because there were 2,000 or 3,000 students. Questo sarebbe la parte pericolosa del cimitero. Ci sono effettivamente seppellite delle persone veramente lì a vista, tra cui qua in alto. Questi sono tutti c'è morto veramente, Sì. Per dire. Comunque anche negli altri penso. E lassù c'è seppellita la figlia di Charles Dickens che infatti si è tutto rotto. E come al solito sono rimasta lui. Il cimitero continua, loro parlano di persone che c'è proprio un posto quasi totalmente in rovina ma pieno di storie. A questo punto abbiamo fatto lo stesso ancora i chilometri. Mi aspetto di rivedere il gatto da qualche parte spuntare a un certo punto in mezzo alle tombe.
Ma è impossibile, abbiamo fatto troppa strada, voi che ci abbia seguito. Cos'è? Cat Cemetery. Non c'è il Pet Cemetery, Cat Cemetery. No, Cat Cemetery. Vabbè, ciao. Sto sparando cazzate. Basta, rispetto. E così, altre tombe. Sto adorando tanto questo video, effettivamente questo tour dura molto. Abbiamo appena visitato la tomba del defunto, oddio non mi ricordo il nome, poverino, comunque ex fidanzato di Beatrix Potter, quello che è morto prima di sposarla, l'autrice di Peter il coniglio. Ci sono delle tombe veramente interessanti. Però vi dico la verità, comincio a stancarmi un po', fa freddo qui, c'è umido e non è tutta vita rock and roll, eh? Ciao ragazzi, siamo nella metro e stiamo andando a Four Circus adesso, quindi chiudo qui questo video e faccio giorno 3 parte 1 e poi farò il giorno 3 forse parte 2, perché se no diventa troppo lungo, già vedo che dura più di 20 minuti e quindi questo video si conclude qui. Ciao, vi saluta anche l'Alberto qua Sì, ciao. e te lo ci vediamo tra un po'.